Ma con questo profumo cosa devo farci? Oggi vi spiego le basi, siccome una delle domande che mi fate più spesso è proprio come gestire il profumo, dove metterlo, quanto metterne, che profumo prendere, quanti profumi devo avere, come si spruzza un profumo, tutte queste domande base. E quindi volevo un po' fare un riassunto molto breve del semplice how to do con i profumi. I profumi sono un po' una mia passione che ho da sempre e secondo me sono molto ricollegabili con l'ambiente interiore perché riesce proprio a essere quella connessione tra parte interiore, l'intenzione, la parte artistica con un qualcosa che per assurdo è puramente e semplicemente dato dal piacere dei sensi, quindi è un qualcosa di effimero, di fine a se stesso, ma che allo stesso tempo può essere come l'arte, quindi un po' serve per esprimere se stessi, ma non ha nessun fine, ma alla fine la vita ha qualche fine, qualche significato, quindi è un qualcosa che mi è sempre piaciuto, ne parlo volentieri, quindi per qualsiasi cosa, se avete domande, scrivetemele o su Instagram o lasciate un commento qui sotto. Prima cosa da sapere, quando indossare quale profumo? Allora, ci sono 4 occasioni diverse tendenzialmente per indossare un profumo. C'è ogni stagione, quindi primavera, estate, autunno, inverno, che a sua volta si può dividere in interno, esterno, a sua volta in formale, informale e a sua volta in giorno e sera, quindi tendenzialmente 4 situazioni, ma i profumi da avere in realtà non sono così tanti uno per ogni occasione, perché per ogni occasione bisogna avere il profumo giusto. È un po' come andare in palestra e avere l'abbigliamento da palestra e non andare in giacca e cravatta, è un po' come avere la canottiera d'estate e non d'inverno con la neve, quindi non è necessario. Ci sono anche profumi che sono più versatili, vanno bene per molteplici occasioni, però tendenzialmente se si vuole avere profumi bisogna anche una piccola collezione, tendenzialmente sarebbe meglio averne uno per queste occasioni e quello che consiglio io sempre è di averne almeno 3. Perché? Perché 3 profumi vanno a coprire la maggior parte di queste occasioni. Perché? Adesso vi spiego. Allora, durante le stagioni calde e quindi anche tendenzialmente durante il giorno e durante le situazioni indoor e quindi all'interno, un profumo, diciamo che va a coprire tutto quello che si può indossare, è un profumo fresco, un profumo agrumato, un profumo legnoso, un profumo talcato, un profumo pulito. Ci sono tante categorie diverse, ma semplicemente un profumo tendenzialmente fresco, pulito, che non va a essere troppo arrogante sugli altri. Perché? Perché nelle situazioni indoor o formali, comunque, non vuoi dar troppo fastidio agli altri. Ricordatevi che c'è un bon ton dei profumi. Quando sono stato in Giappone, addirittura in alcuni locali non si può andare col profumo, perché la gente vuole sentire anche gli altri odori. Quindi bisogna avere rispetto anche degli spazi altrui. Troppo profumo a volte non è il massimo. E in quelle situazioni un profumo fresco è la cosa ottimale, perché può essere paragonato a semplicemente un buon odore di sé. Ovvio che l'igiene personale deve essere la base, poi ci si può mettere il profumo sopra, ma il profumo è un'intenzione, è diverso dall'igiene personale, è un po' un voler esprimere qualcosa di diverso, come un accessorio però più sottile. Quindi durante tutte queste occasioni un profumo che non dia troppo fastidio, un profumo che sia piacevole, un profumo tendenzialmente fresco, come può essere ad esempio un Creed Aventus, Acqua di Joe, Bleu de Chanel, Dolce Gabbana Light Blue, Versace Dylan Blue, tutti quei profumi marini, profumi legnosi, tendenzialmente sono freschi, leggeri, semplici e vanno bene per queste occasioni. Se sei all'università o a scuola o nei mezzi pubblici, profumi che non diano fastidio anche agli altri. A volte anche non metterlo il profumo, mettere un buon deodorante, può rivelarsi la scelta ottimale. Per tutte le altre occasioni, quindi outdoor, quindi all'esterno, inverno, autunno, situazione informale, serate, quindi alla sera, al contrario si può esagerare un po' con il profumo perché deve combattere con il freddo dell'inverno, deve combattere con gli altri profumi che la gente mette, di sera si può usare un po' di più, occasione informale, si può usare un po' di più e quindi si possono utilizzare profumi più caldi. Quindi profumi che sì, magari possono essere legnosi, ma tendenzialmente orientali, speziati,
tutte categorie diverse da quelli freschi, quindi l'opposto, vanigliati, eccetera, eccetera. Come può essere uno Spice Bomb, Victor and Rolf, come può essere un Versace Eros, come può essere un Maison Francis Kurkdjian, anche se a volte attenzione perché ci sono delle vie di mezzo, come la Mar Cajal, che come vi dicevo sono profumi versatili che, come Versace Dylan Blue, possono andare bene un po' per tutte le occasioni, perché sono sia freschi e vanno bene, ma hanno anche delle buone performance, quindi si possono sentire anche alla sera, eccetera, ma non vanno a dare troppo fastidio. Quindi ci sono delle vie di mezzo, ma tendenzialmente queste sono le occasioni. Quanto spruzzarne? Anche lì dipende da queste cose, dipende dall'occasione, dipende dal profumo e dipende dal momento, quindi dall'ambiente. Come vi dicevo, in tendenzialmente situazioni in cui va bene un profumo caldo, quindi informali, outdoor, serate, inverno, quindi stagioni fredde, tendenzialmente spruzzare 1 o 2 spruzzi in più è accettato, quindi va bene. Situazioni invece opposte in cui tendenzialmente si mette un profumo fresco, tendenzialmente less is more, ma in generale col profumo less is more. Perché? Spesso mi chiedete, Marco, io metto questo profumo che dice che ha buone performance, ma non lo sento. Invece ragazzi, fidatevi che attorno a voi la gente lo sente. Il problema cos'è? Il problema è che quando lo spruzzate, tendenzialmente la gente lo spruzza qua, quello che succede è che continua ad andare nel naso, si crea quindi una assuefazione naturale, perché il naso è un organo che ci serve per sopravvivenza, avete capito insomma, ma ci serve per sopravvivere, quindi il senso dell'olfatto, se ha continuamente un odore forte, sempre lì per tanto tempo, a un certo punto lo esclude e quindi non lo senti più. Ma non è che non c'è, gli altri lo sentono e come se lo sentono, anzi a volte quando non lo sentite è perché è talmente forte che il naso si è assuefatto, quindi non fate l'errore di metterne sempre di più, perché ammazzate qualcuno attorno a voi e a volte è più piacevole avere un'intimità, una bolla attorno a sé di profumo piuttosto che una scia fortissima che dà quasi fastidio agli altri o dà quasi sintomo di arroganza. E poi dipende dal profumo, quindi ci sono profumi che sono forti di natura, proprio perché sono composti con delle note forti, eccetera, eccetera, e profumi invece un po' più leggerini. Quindi tendenzialmente dipende anche da quello. Se è una situazione outdoor, quindi all'esterno, vi serve un profumo strong perché è inverno e vi serve che volete farvi sentire e avete un profumo, attenzione, fresco, allora magari spruzzate un po' di più, perché i profumi freschi in generale si sentono meno. Se avete un profumo invece adatto a quell'occasione, quindi un profumo più caldo, allora andate con gli spruzzi giusti e non esagerate troppo. Magari potete mettere uno spruzzo in più se proprio volete far notare il profumo, ma fidatevi che a volte si nota e si complimenta, si fanno feedback di più, almeno nella mia esperienza, a persone quando non esagerano col profumo, quando si sente un po' questa bolla. E quindi inizia anche la parte delle performance. Ragazzi, non votate e prendete un profumo solo in base alle performance. È un errore che fanno i principianti quando iniziano a entrare nel mondo dei profumi, è dire ok, un profumo è buono solo se è persistente e si sente tantissimo. No, quello è un errore che si fa perché si spendono tanti soldi su quel profumo, si vuole far vedere agli altri che hai un profumo che costa tanto ed è di nicchia, vuoi far sapere che la gente ce l'ha, che ce l'hai, e quindi vuoi che lo sentano tutti, ma fidatevi, non è bello e non è piacevole per gli altri e in più non è elegante. Ogni profumo ha una sua durata, se dura poco potete portarvi via un travel spray o riportarvi tutta la boccetta e rispruzzarlo se deve durare di più, se no semplicemente è anche il bello a volte di avere un profumo intimo creato di per sé che ti crea quella bolla attorno a te di intimità che uno sente solo se si avvicina, o è anche bello il fatto che a volte duri non più di 5 ore, non più di 4 ore, non più di 3 ore, in modo tale che dopo puoi cambiarlo se vuoi con un altro profumo. Se un profumo ti dura per 24 ore e alla sera vuoi cambiare profumo, che cosa fai? Ne metti uno sopra l'altro, diventa un casino. Esiste il layering, ma lì si entra un po' in un ambiente, diciamo, un po' controverso. Diciamo che si può fare il layering, ovvero sovrapporre due profumi, però io tendenzialmente preferisco non farlo a meno che un brand non dica in modo specifico che quella cosa si può fare con un altro profumo in particolare, o magari sono profumi fatti proprio monotematici con una nota sola, eccetera eccetera. Perché? Perché alla fine un profumo, ragazzi, è l'opera di un artista, un naso che ha avuto un'idea e si è creato quel profumo in un certo modo, quindi l'ha perfezionato per arrivare lì. E quindi diciamo che è come dire a un quadro che ha creato un artista dire ma io ci avrei messo un po' più di blu, oppure io avrei unito quel quadro con quello.
diciamo che non è il massimo né per rispetto, come i cloni dei profumi, è la stessa cosa, non è il massimo per rispetto degli altri, cioè di chi ha creato quel profumo. E bisogna rispettare chi l'ha creato e anche, diciamo, indossarlo così com'è, accettarlo così com'è. Se non ti piace, cambia profumo. Quanto spruzzarne, ve l'ho detto, quindi secondo me tendenzialmente la media va da 1 a 5 spruzzi, 7 se proprio vuoi farti sentire tanto. E puoi spruzzarlo dove ti pare. Tendenzialmente spruzzalo sulla pelle, zona collo, dietro le orecchie, magari, quindi le zone calde, se proprio, al massimo braccia, e magari anche, non so, sotto, cioè sulle gambe, dipende. Se dura poco oppure se è un profumo che reagisce tanto con la vostra pelle, allora magari spruzzatelo invece un po' più sul vestito. Occhio che se è un profumo tanto colorato, quindi tanto strong, tendenzialmente può anche macchiarvi il vestito, quindi occhio a spruzzare quelli lì. E sui capelli può andare bene, a volte sì, a volte no, dipende, comunque contate che alcol non è il massimo, però una volta ogni tanto uno spruzzo potete farlo. E la questione di fare così, del struscicare, com'è che si dice, è una cosa che va bene o non va bene? Dipende, va bene se volete, tendenzialmente un profumo è composto da una piramide olfattiva, quindi parte da delle note di testa, pian piano nel tempo entra nelle note di cuore, per poi arrivare alle note di fondo, che sono quelle che sono alla fine della durata del profumo. Diciamo che nel momento in cui vai a fare questa cosa, vai un po' a rovinare la parte di testa, quindi diciamo che durerà un po' meno la parte di testa, andrai un po' prima sulle note di cuore, eccetera eccetera. Non è per forza sbagliato, io preferirei non farlo, così avete l'opportunità di vedervi tutto il profumo. Di solito si può fare nel momento in cui magari lo state testando in profumeria e volete subito vedere la differenza magari tra un profumo che hai già messo da un po'. Quindi magari vuoi vedere subito come sarà tra 10, 15, 20 minuti e quindi lo fai. Adesso vi do anche un po' di consigli vari. Allora, note e profumo. Spesso mi dite, Marco, ma le note di questo profumo? Oppure, Marco, mi piacciono i profumi, non so, con la nota di lavanda, eccetera, eccetera. Ci può stare, ma ragazzi, giudicare un profumo dalle note è un po' come giudicare un piatto dagli ingredienti. È un po' come giudicare una canzone dalle note musicali. Ogni nota non solo ha una quantità diversa in ogni profumo, quindi veramente cambia tantissimo, ma reagisce con le altre note in modo diverso. Quindi non puoi dire, ok, leggi su Fragrantica, che è un sito che consiglio per vedersi le note, vedere i profumi simili a un altro consigliati, eccetera, che spesso mi chiedete, Marco, un profumo simile a questo? Su Fragrantica trovate ogni profumo simile, i voti, le recensioni di questo profumo, quanto dura, eccetera, eccetera. Ma tendenzialmente ci sono le note scritte, gli accordi e tutto, e quando vedete le note non è detto che quel profumo sappia di quella cosa, anche perché le note che vi mostrano sono quelle che, diciamo, sono con maggiore percentuale o quelle un po' più particolari, o dipende dal brand, dipende dal marketing, ma non è detto che sappia di quella cosa. Un profumo con le stesse identiche note su Fragrantica ha magari un odore completamente diverso dal vivo, quindi non basatevi sulle note, andate a sentirlo e vedete com'è. E ragazzi, non è importante solo il profumo in sé, io sono un vero portatore dell'idea che anche il concetto, la storia, il packaging, il nome del profumo devono piacervi, perché è inutile che sia il profumo migliore del mondo, però è un profumo che magari non vi piace l'idea. A volte un profumo magari vi piace proprio perché vi colpisce il concetto che c'è dietro, il packaging, la boccetta vi piace tantissimo. Non sono cose che contano poco, sono cose che contano tanto. È lo stesso motivo per cui avevano fatto, mi ricordo, questo esperimento in cui, indossando Credaventus, il profumo associato un po' alla ricchezza, un po' al Rolex dei profumi, e indossando invece il suo clone completamente uguale, il mood delle persone che lo indossavano era completamente diverso. È come dire, metto il motore della Ferrari su una 500, va allo stesso velocità, ma non è una Ferrari, quindi cambia un po' la cosa. Quindi io in realtà sono un fan di queste cose. Prendete un profumo proprio, sì, va bene, 3 profumi per ogni cioè per tutte quelle cose lì, un profumo fresco, un profumo caldo e un profumo che vi piace a voi, è il terzo profumo. Prendete qualcosa che veramente a cuore vi piace. C'è gente che ha un profumo da tutta una vita e è quel profumo che veramente gli va a cuore, anche se tendenzialmente la gente che ha un profumo solo è perché non è un'esperta di profumi, non ne ha mai sentiti tanti, e quindi il primo che si è fatto andare bene, gli è un po' piaciuto, l'associa un po' a tutto il suo passato indossando profumi. Quindi l'ha un po' associato a sé, ma tendenzialmente il profumo che la gente dice è il mio profumo è quello che in realtà hanno migliaia di altre persone, perché è quello che vende di più. Però vabbè, quella è un'altra storia.
Quindi il concetto di avere il proprio profumo o trovare il proprio profumo è un po' un'idea di per sé sbagliata, è come dire trovo il mio outfit e voglio quell'outfit per qualsiasi cosa. Diciamo che ci può stare, nel senso che si può fare, ma consiglio comunque almeno 3 profumi. Puoi trovare un po' più magari di connessione verso una famiglia olfattiva, verso un tipo di profumo, ma avere un profumo tendenzialmente dato, come dicevo, da quelle persone che ne hanno avuto solo uno per tutta l'infanzia lo associano a ricordi, a tante cose, quindi lo associano a sé. Ma non lasciatevi prendere da questa cosa di avere il tuo profumo o addirittura di cercare il profumo perfetto per te, perché soprattutto se sei appassionato di profumi non lo troverai mai, troverai magari il tuo profumo del momento, il profumo che va meglio per ogni occasione, ma è anche il bello dei profumi, che c'è questa parte di collezionismo che comunque puoi esprimerti in modo diverso in base al profumo che metti e dare una sensazione diversa a te e agli altri, e anche questo è il bello dei profumi, che con poco può cambiare veramente tutto, l'impressione degli altri, ma anche verso di te e anche le cose che senti. Come farlo durare di più? Vi ho detto, la durata non è tutto, vaselina non aiuta, tutte ste robe non aiutano, l'unica cosa che aiuta, ragazzi, è indossare un profumo che dura tanto o indossarlo più volte, quindi portartelo dietro e rispruzzarlo. Basta. Sul vestito, sul collo della camicia, sui capelli, può aiutare un po' di più. Dove tenerli? Ultima cosa, tenerli possibilmente nella propria scatola, in modo tale che non siano esposti al sole, il sole è la cosa che li fa rovinare di più, e tenerli magari al fresco, quindi lontano da una finestra, dalla luce del sole, eccetera, quindi in un ambiente fresco e buio sarebbe il massimo. Ricordatevi che quando utilizzate un profumo, tenerlo tutto pieno e tenerlo al limite è un po' la cosa migliore, quindi quando scegliete tendenzialmente di prendere un profumo cercate di finirlo prima di prendere un altro, oppure comunque di sapere che li utilizzate tutti, perché non esagerate con le collezioni, perché a volte non li finite mai, non esagerate prendendo i 100 ml, piuttosto prendete i 50 ml, se no non li finite mai, se ne avete tanti, sono comunque validi e sono a volte anche più belle le boccette, ma cercate di finirle, perché ricordatevi che comunque all'interno c'è l'aria, quindi se prendete e usate metà boccetta, l'aria all'interno può rovinare pian piano il profumo più in fretta. E un ultimo magari consiglio che mi è appena venuto in mente è: cercate di non comprare sempre gli stessi profumi. Cioè a volte, ragazzi, mi inviate delle foto della vostra magari collezione su Instagram quando si parla di profumi e vedo che più o meno sono tutti lo stesso genere di profumo, quindi magari tutti i profumi da sera tipo Versace, Eros, eccetera eccetera, tutti i profumi caldi, tutti i profumi freschi, eccetera eccetera. Cercate di avere un po' una diversificazione dei profumi in modo tale da avere più occasioni per metterli. E non è detto che sì, ma Marco, a me piace quel genere di profumo lì. Quel genere di profumo, quella famiglia di profumi, può essere anche che ci sia in modalità fresca, modalità calda, modalità la sera, modalità giorno, eccetera eccetera. E quindi in realtà magari è la famiglia di quel genere di profumo che ti piace, quindi prova un po' pian piano, lo capirai pian piano, ma è una cosa che può essere utile. Una cosa anche che non ho detto è dove prendere i profumi. Mi chiedete dove comprarli? Allora, tendenzialmente online ci sono alcuni siti che li vendono, ma non diciamo che io non ho mai avuto problemi, però so di gente che ha avuto problemi, quindi io, per andare sul sicuro, mi fiderei quasi esclusivamente delle profumerie. Ci sono delle profumerie valide, alcune magari ve le lascio anche in descrizione, di cui mi fido, e se non riuscite ad andare a sentirli di persona, perché vanno sentiti di persona e provati i profumi prima di prenderli, allora potete in alcuni casi prenderli magari dal sito, se magari già conoscete il profumo, ma comunque dal sito di quelle profumerie. Tendenzialmente è il modo più sicuro per prendere profumi. Ci sono anche dei siti Facebook o alcune app dove ci sono scambi di profumi, vendita di profumi. Ci sono anche delle app come Sniff o tanti altri tipo social network di profumi, ci sono tanti forum dove si parla di profumi, è una community grossa, ma tendenzialmente va bene fidarsi, ma andate a sentirveli e poi scegliete cosa prendere. Il blind buy va bene ogni tanto, ma cercate di sentirli e di prenderli nei posti corretti. E ultimo consiglio che vi do: indossate il profumo che vi piace, mettetene quanto volete, non fatevi troppi problemi, si tratta di un profumo, vanno bene le regole, l'importante è non dare fastidio al prossimo e fare quello che piace a te. Ecco qua, ragazzi, se un profumo vi è stato consigliato eccetera ma non vi piace, ma anche se sapete che la gente gli fa i complimenti, chi se ne frega, ragazzi, dei complimenti. Bello, ma se indossate un profumo che vi piace, vi fa stare bene, vi è utile,
allora siete veramente voi stessi, e se a qualcuno piaci perché sei te stesso, bene, ma se devi fingere per essere piaciuto, anche se quella persona poi a quella persona piaci, non sei comunque te stesso, quindi non sarai mai comunque felice. Quindi ecco qua, spero che il video sia piaciuto, fatevi quello che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!